Oggi vediamo il coltellino svizzero delle torce. E questo perché? Questa torcia cerca di combattere al suo interno quante più funzionalità possibili. Saranno riusciti a fare un bel lavoro o sarà solo una consiglia di funzionalità inutili? Scrivetemi un attimino quel che ne pensate. È la prima torcia di questa serie che mi capita tra le mani ed è veramente diversa dal solito. A partire dalla forma leggermente squadrata, comunque non convenzionale, e passando per la funzionalità, le diverse strisce di LED inseriti, sia frontalmente che sul corpo della torcia. Se tutto funzionasse a dovere sarebbe una delle migliori torce per le emergenze, con una luce diffusa come questa per vedere bene da vicino e una luce super spot per illuminare anche persino da lontano, e nasconde al suo interno anche dei bellissimi LED colorati che possono servire come luce rossa oppure per dare un tocco di colore all'aperto. Vediamola insieme. In questa recensione approfondita scopriremo tutti gli aspetti essenziali di questa torcia, a partire un po' dal corpo, da come è costruita, il vario ring e soprattutto le diverse modalità di funzionamento e i test di luminosità, temperatura e poi alla fine una prova sul campo. Cominciamo con l'unboxing che abbiamo già fatto in un video che metto qua su da qualche parte, dove facevo l'unboxing di qualche torcia che mi era arrivata ultimamente, quindi andiamo abbastanza spediti. La scatola è abbastanza accurata per essere una torcia cinese, di solito arrivano in quei brutti pacchetti di cartone totalmente enormi. Questi sono sicuramente impegnati di più in quanto a grafiche e packaging, e vediamo il pacchettino che è molto simile ai pacchettini che vedo spesso da All-Lite, con la chiusura magnetica. Per prima cosa prendi il pacchetto, vediamo un piccolo manualetto di istruzioni dove, così tanto per dire, la torcia non è la stessa che è contenuta all'interno, quindi sarà sicuramente un manualetto generico per diversi modelli di torce. Poi abbiamo una scatolina che contiene gli accessori e la torcia che normalmente è messa all'interno di questa custodietta in plastica, quindi diciamo packaging essenziale ma che la protegge decisamente bene durante il trasporto. All'interno di questo pacchettino vediamo manuale di istruzioni che non è niente di che, il classico manualetto cinese, ma che comunque riporta tutte le informazioni essenziali che ci servono per usarle. Notate bene quanto è grande la sezione relativa alle modalità di funzionamento. Questo ci fa proprio pensare di quanto sia complicata questa interfaccia, ma vedremo in seguito che diciamo che le funzionalità principali sono tutte a portata di mano. Poi qualche indicazione sulla torcia e le luminosità e i tempi di funzionamento attesi. Questo è il manualetto. Dopodiché abbiamo una piccola bustina che contiene il cordino da polso, classico cordino delle torce Sofirn, e due o-ring di riserva, anche questi sempre molto graditi perché quando ti servono non sono mai a portata di mano. Ma andiamo oltre. Il corpo, come vediamo, ha una forma decisamente particolare, è molto grandicello rispetto ad altre torce con lo stesso tipo di batteria. Infatti qua vediamo per esempio la Warrior 2 Mini che ha sempre un 18650 e anche la Baton 3 Pro che, come vediamo, sono decisamente più piccole. Diciamo che le dimensioni si avvicinano molto a quelle della Warrior 2 Mini, comunque rimanendo la Warrior 2 Mini leggermente più corta, ma sapendo anche che la Warrior 2 Mini ha il pulsante di coda che comunque gli toglie alcuni centimetri e soprattutto ha una bella ottica bella profonda, che questa torcia diciamo che ha un'ottica un pochino più contenuta. In ogni caso, benché le dimensioni siano abbastanza simili, sia la larghezza sia la lunghezza, questa IF24 sembra decisamente più grandicella al tatto. Infatti sicuramente questa forma squadrata un pochino meno ergonomica la rende bella massiccia e anche forse pesantuccia in tasca. Continuiamo a vedere il corpo, che è in alluminio AL6061 T6 anodizzato nero, che ha una anodizzazione un pochino particolare. Infatti sembra di poterla segnare con l'unghia in questo modo, ma sicuramente è soltanto un effetto relativo al tipo di vernice, ma in realtà non la stiamo segnando, la stiamo giusto un po' sporcando. Diciamo che l'anodizzazione è abbastanza resistente, forse un po' ruvida per dargli un maggiore grip. Sui lati vediamo queste piccole freccettine che sono fatte sia a livello estetico per dargli un tocco di curato, ma ne facilitano anche il grip, cioè non è una di quelle torce super grippose come possiamo avere con la Baton, che è proprio bella, non sfuggirà mai, ma comunque è meglio di una torcia totalmente liscia. Cosa un pochino diversa sul tappo di coda, che presenta una zigrinatura bella marcata che ci facilita sicuramente l'apertura e la chiusura di questo tappo. Come abbiamo già visto, questa torcia presenta due fonti luminose, e cioè una frontale che è il classico LED con ottica TIR che ci darà una maggiore gittata, e una luce laterale che sarà sicuramente più diffusa vista l'assenza di ottica
pratiche, ma incredibilmente più utili nelle circostanze ravvicinate. Infatti con questa luce sarà possibile per esempio leggere facilmente o illuminare comunque una vasta area in modo diffuso senza avere la luce tutta concentrata in un solo punto. La lente frontale è un'altra cosa interessante, che è posizionata in un incavo all'interno del corpo, protetta da questa piccola ghiera, e quindi questo la protegge da graffi e da corpi esterni. Cosa interessante del tappo di coda è che presenta anche una calamita, e questa ci permette di posizionarla facilmente in orizzontale su qualsiasi superficie metallica. Quindi immaginiamo per esempio di dover fare manutenzione alla macchina o di inchiodarla con un coltello contro il muro oppure ad uno scaffale, ma viste le dimensioni di questa torre diciamo che la calamita la legge tranquillamente, ma bastano piccoli urti per farla cadere in questo modo. Apriamo ora il tappo di coda e vediamola un pochettino all'interno. Quindi il tappo, come abbiamo visto, bello zigrinato, presenta 1, 2, 3 filetti, sempre anche questi anodizzati in colore nero, e un ring bello spesso che la proteggerà sicuramente dagli agenti atmosferici, benché come vedremo dopo non ha un IP rating che le consenta l'immersione totale in acqua. Questo sicuramente è dovuto all'inserimento di questo LED laterale, che quindi tende ad essere protetto un pochino meno, soprattutto nel suo perimetro. All'interno troviamo la batteria e niente, vediamo che è sospesa tra due molle, cosa molto utile per proteggerla dai colpi. Due molle molto robuste, sia quella di testa che quella di coda, che sicuramente assolveranno facilmente il loro compito di protezione. In quanto a dimensione in peso, vediamo che l'IF24 ha un peso tutta completa di circa 147 grammi e mezzo, mentre solo il corpo torcia sarà 101 grammi e solo la batteria 46,4 grammi. La batteria è una Sofirn 18650 agli ioni di litio a 3,7 volt. E qua la classica batteria Sofirn che abbiamo testato in altre occasioni, una batteria sicuramente molto performante, la cui carica si avvicina molto ai 3000 mAh dichiarati, quindi sarà intorno ai 2800 mAh. L'abbiamo testata in altre occasioni e ho sempre visto che le batterie Sofirn sono molto buone e molto vicine a quanto dichiarato. Le dimensioni invece, vediamo un attimino, ricomponiamo un po' la torcia. Le dimensioni sono quindi lunghezza di 126 mm, diametro della testa 25 mm, che continua identico lungo tutto il corpo, diametro laterale possiamo dire dalla parte arrotondata 24,2 e la larghezza nel punto più largo di 30 mm, quindi una torcia diciamo dalla forma un po' strana, si fa sentire sicuramente in tasca, ma tutto sommato abbastanza compatto. Una delle caratteristiche principali di questa torcia, che la differenziano anche dal modello precedente, la IF23, che aveva un unico pulsante, è sicuramente l'interfaccia di funzionamento. Infatti, avendo tutte queste funzionalità azionabili in 1000 modi con un solo pulsante, l'interfaccia dall'IF23 era una roba impossibile da azionare. Vi ricordate tutta una serie di combinazioni, una cosa insomma anche per i più esperti molto difficile da tenere a mente. Qua hanno ovviato questo problema con una ghiera rotante accompagnata da un pulsante centrale. Vediamo un pulsante bello grande, zigrinato e che è facilmente riconoscibile anche col solo tatto. La ghiera ha 4 posizioni che partono con la posizione di blocco, questa identificata dal piccolo lucchettino. Poi abbiamo la funzionalità luce frontale con il simboletto di un sole, e qua cominciamo a vedere il primo aspetto di interfaccia di funzionamento, che può piacere o non piacere. A me diciamo che non piace tantissimo, ma può essere insomma dipende un po' dai gusti. Infatti, come andiamo a uscire dalla modalità di blocco, questa col lucchetto, verso una delle altre modalità, abbiamo che la luce nelle altre modalità si illumina. La prossima modalità identificata dei tre puntini è la luce laterale colorata, che in questo caso io lascio impostato nel colore rosso perché ritengo quella che sia quella più utile, quella che devo avere a portata di mano in caso di qualsiasi emergenza, ma che come vedremo in seguito potrà assumere tutti i colori che vogliamo. In questo caso vediamo che la striscia dei LED colorati è la striscia centrale. Sono presenti anche due strisce laterali che andranno ad attivarsi con la prossima modalità di funzionamento, e cioè la modalità luce bianca diffusa, in questo modo. Una volta selezionata la luce che desideriamo operare, l'interfaccia di funzionamento è identica in tutte le tre modalità: luce frontale, luce laterale bianca e luce laterale colorata, ed è molto simile a quello che si trova nelle Olight o nelle Wuber, insomma nelle torce più comuni. Un'interfaccia veramente funzionale ed intuitiva, quindi noi la vedremo in questo caso per la luce frontale, ma sarà la stessa identica interfaccia anche per le luci laterali. Quindi un clic accendo e non si accende.
abbiamo sbagliato luce, quindi la dispongo in modalità luce frontale, un clic accendo, un clic spengo. Se voglio la moonlight tengo premuto e avrò la modalità moonlight, che sembra una moonlight sicuramente molto bella ed efficace, visibile la notte ma abbastanza tenue da non disturbare o da non dare problemi nella visione notturna. Se voglio cambiare intensità, le modalità principali sono tre, sono low, medium, high. Per selezionare una di queste tengo premuto il pulsante di azionamento e lo rilascio nella modalità desiderata, in questo modo. Come vediamo ha anche la modalità memoria. Con due clic, sia a partire da torcia accesa che a partire da torcia spenta, avremo la modalità turbo. Quindi torcia spenta, turbo. A partire da torcia accesa, doppio clic, turbo. E qua incominciamo a vedere un pochettino le differenze con le altre torce più comuni come appunto le light o le Wuben. Infatti per passare alla modalità strobo dovremmo ricliccare due volte sull'interruttore di azionamento, in questo modo. Ulteriori due clic porteranno alla modalità SOS, che farà un SOS in codice Morse come classico, e ulteriori due clic passeranno alla modalità beacon. Usabile in questa circostanza, vogliamo essere visibili senza andare a ledere tantissimo la durata della batteria. Ulteriori due clic porteranno di nuovo alla modalità turbo, in questo modo. Questo tipo di funzionamento, come vediamo, è usabile anche nelle altre modalità. Quindi vediamo per esempio la luce bianca laterale, low, medium, high, due clic turbo, due clic strobo, due clic SOS, due clic beacon. Questo beacon mi piace veramente molto di più perché è molto più luminoso di quello precedente, soprattutto illumina un'area molto più ampia, e quindi queste sono le due luci bianche. L'ultima modalità di funzionamento che vediamo è quella luce colorata di questa fila di LED centrali che presenta un'interfaccia tutta sua e anche lì abbastanza arzigogolata, diciamo che non è delle più intuitive, quindi vediamola in prima persona. Accendiamo la luce colorata, in questo caso è rosso, e come ci aspettiamo un clic accende e un clic spegne. Una volta accesa, se tengo premuto, qua la prima innovazione, comincerà a cambiare colore e per selezionare la modalità desiderata basterà rilasciare il pulsante di attivazione. Questa è una cosa che trovo abbastanza scomoda, infatti diciamo che la modalità che uso principalmente è la luce rossa, e quando per caso tengo premuto il pulsante cambiando modalità di colore mi ci vorrà un'eternità a riselezionare la modalità rossa, ma vediamo un pochettino se è possibile. Ecco qua, uno può scegliere anche la gradazione di rosso che preferisce, ma non è tutto qui. Infatti abbiamo tutte le modalità che si attivano con un doppio clic, ma vediamole direttamente. Primo doppio clic, flash, e questo ci piace. Qualsiasi circostanza di emergenza, ci si ferma la macchina in una strada buia, mettiamo la torcia sul lato della carrozzeria e siamo visibili anche da lunga distanza. Ulteriore doppio clic, doppia luce della polizia, che ritengo totalmente illegale, quindi da non usare in nessuna circostanza. Doppio clic, modalità rainbow, che comincia a cambiare colore girando tutti i colori, che non so quale possa essere l'utilità reale, ma esiste. Visto che avevano la luce colorata, diciamo facciamo un po' di giostra, magari qualcuno la vorrà mettere nell'albero di Natale o quant'altro. Ulteriore modalità fantasiosa, la modalità waterfall, dove vediamo che questa luce colorata scorre, cambiando un po' di colori, secondo i colori dell'arcobaleno. Questa la chiamano droplets. E infine neon fade. E quindi qua vediamo che la luce aumenta e diminuisce con una certa frequenza, ma diciamo che queste modalità, torno a ripetere, sono veramente troppo fantasiose e poco utili nella vita reale. Ultima modalità da vedere è la modalità di blocco. Infatti abbiamo come al solito delle Sofirn due modalità di blocco, e cioè un blocco software che si attiva disponendo la ghiera con il lucchettino verso la freccia, e in questo caso, cosa anche abbastanza utile, quando vado a premere il pulsante entrerò in modalità moonlight, quindi ci segnala che la torcia è accesa, si attiva l'indicatore di stato della batteria che ci fa capire un po' quali siano le condizioni della batteria, ma di più non fa, quindi ci dice la torcia sta funzionando, ma se vuoi una modalità maggiore gira la ghiera. Un altro tipo di blocco è il blocco hardware, che io preferisco sicuramente
perché mi dà una maggiore sicurezza che la torcia non si accenda in nessuna occasione, e questo si attiva svitando di mezzo giro il tappo di coda. Quindi in questo caso andiamo a disconnettere i poli negativi dalla batteria e la torcia sarà totalmente inutilizzabile. Quindi in qualsiasi modalità vado a disporla o vado a premere il pulsante, la torcia sarò sicuro che non si attiverà in ogni caso, e questa è la modalità che preferisco quando la devo mettere per esempio in tasca o in borsa, quando non voglio correre il rischio che la ghiera venga ruotata, azionata accidentalmente, e poi quando vado a prendere la torcia è totalmente scarica perché è restata in borsa accesa per diverse ore. Per ripristinare questa modalità basterà riavvitare il tappo di coda con l'accortezza che dopo la riattivazione verrà attivata la modalità selezionata dalla ghiera, in questo caso la luce colorata. Dopo aver analizzato un po' tutte le modalità di funzionamento, prendiamo il nostro bel pannetto nero e vediamo anche il tipo di fascio e l'angolazione dei vari proiettori. Quindi partiamo con la luce frontale, eccola qua, disponiamo la modalità turbo. Quindi vediamo che è una luce fortemente direzionale che tirerà molto lontano, ma in realtà anche una luce diffusa che ci permette di usarla come torcia, diciamo, anche per camminare, non lasciandoci totalmente al buio. Vediamo che il fascio è molto direzionale con uno spot bello marcato. Ciò nonostante ha anche una discreta luce diffusa che ci permette di usarla di notte per illuminare sicuramente un ostacolo lontano, ma che ci consente comunque di vedere dove camminiamo grazie alla luce diffusa che illumina un po' la periferia. Se la confrontiamo con anche gli altri modelli di torce che abbiamo visto all'inizio del video, e cioè la Baton 3 Pro e la Warrior 2, vediamo che il fascio della IF24 è molto simile a quella della Warrior 2. Infatti questa Warrior 2 è una torcia per la lunga distanza che si concentra, diciamo, un po' meno sulla luce diffusa, mentre la Baton 3, essendo una luce considerata EDC, mantiene un'ampia illuminazione anche nelle zone periferiche. In ogni caso non sono presenti grossi artefatti, si vedono diverse zone del fascio, cioè l'hotspot centrale, una prima area con una luce diffusa abbastanza luminosa e una terza area con una luce diffusa veramente lieve. Ma il bello di questa torcia è che racchiude in un unico oggetto tutte le modalità che possiamo desiderare. Infatti, mentre la luce frontale si focalizza sulla lunga distanza, se vogliamo illuminare da vicino, vedere bene dove camminare, o utilizzarla per esempio anche come luce frontale agganciandola a un cappello o a una maglietta con la clip, ci viene incontro la luce laterale. Questa è una luce totalmente diffusa, infatti non vediamo alcuno spot ma giusto una palla luminosa che illumina uniformemente tutta l'area interessata, e questa è veramente molto comoda e molto bella da usare come torcia frontale o per illuminare per esempio il tavolo della cena o da usare come luce da tenda, veramente molto studiata. Vediamo ora la luce rossa, che io considero come luce rossa, non luce colorata, ma ovviamente le stesse considerazioni andranno ripetute anche per gli altri colori. Vediamo che il fascio è totalmente uniforme e privo di artefatti, veramente una luce rossa di alta qualità. E anche qui ci consentirà di camminare la notte vedendo uniformemente il sentiero dove camminiamo. Questa non è una cosa molto comune nelle torce con la luce rossa, infatti spesso la luce rossa viene usata come luce secondaria, come nel caso della Perun 2 Mini, e questa luce secondaria è messa in posizioni un po' strane, cioè non potendola mettere al centro per la presenza del LED principale, quando abbiamo la luce secondaria vediamo che presenta degli artefatti e delle figure geometriche strane, dovuta principalmente alla posizione dei LED, che in questo caso sono decentrati, sono messi uno sopra e uno sotto il LED principale. Quindi diciamo che questa torcia ha una luce direzionale molto bella, che poi vedremo anche in esterno, una luce laterale bella diffusa e una luce rossa priva di artefatti. Diciamo che è quasi la torcia perfetta per qualsiasi EDC. Ma noi non ci accontentiamo sicuramente di vedere solo il fascio di questa torcia, ma vogliamo anche conoscere temperatura di colore e indice di resa cromatica. Quindi per questo usiamo il nostro Oppo Lightmaster 3 e vediamo un pochettino come si comporta. Apriamo l'applicazione, spegniamo le luci circostanti in modo che il valore di lux sia il minore possibile. E abbiamo una lettura di 18 lux data solamente dallo schermo del computer che ho da questa parte, ma diciamo che verrà totalmente sovrastato dalla luce della torcia, per cui non darà sicuramente problemi nella lettura. Quindi cominciamo con la luce frontale, mettiamo le modalità turbo
e abbiamo una temperatura di calore di circa 6200 gradi Kelvin e una resa cromatica di 69. Diciamo che non è ottima come resa cromatica, ma è pienamente nello standard delle luci con il LED ad alta efficienza. Infatti, se vogliamo un LED che tira lontano e che consuma in modo efficiente la batteria, a qualcosa dovremmo pur rinunciare. Vediamo ora la luce laterale. Mettiamo sempre in modalità turbo. In modalità turbo abbiamo una luce molto più calda, quindi intorno ai 5000 gradi Kelvin, una resa cromatica bellissima, intorno ai 98. Questa è una resa cromatica da manuale, in alcuni casi legge anche 100. E questo vuol dire che è una luce perfetta per la visione dei colori, quindi se dobbiamo vedere qualche piccolo particolare, leggere una mappa o vedere qualche oggetto al buio, con questo tipo di luce avremo la stessa percezione cromatica che avremo in pieno sole. È veramente una cosa veramente molto azzeccata e molto bella, che raramente si trova nelle torce. Infatti nelle torce all-in-one, come potrebbero essere appunto la Warrior 2 Mini o la Perun 3, abbiamo un unico LED che si focalizza sull'efficienza, mentre questo tipo di torce ci permette di avere più LED che fanno compiti diversi, uno che tira lontano e uno che ci permette di vedere da vicino benissimo, con i colori alla giusta tonalità, come se fosse luce diurna. Veramente molto soddisfatto. La Sofirin F24 ha una resistenza agli impatti fino ad 1 metro di altezza e un grado di protezione IP dichiarato di IP66, quindi non facciamo la classica prova di 30 minuti in immersione, ma gli diamo giusto una piccola spruzzata d'acqua per capire se resiste agli schizzi e se è possibile usare in condizioni di maltempo in generale, quindi magari sotto la pioggia o comunque in condizioni non troppo gravose, cioè non lo useremo sicuramente per fare immersioni o per andare all'interno di un fiume, ma per quanto mi riguarda, per essere una bella torcia di emergenza deve essere valida in tutte le circostanze ambientali, quindi pioggia battente, non deve temere l'acqua in alcun modo. Quindi per questo la accendiamo, mettiamo la luce laterale in questo caso, mettiamola anche al massimo che tanto non può far male e la immergiamo in acqua. 1, 2, 3. Vediamo che è una rapida immersione, quindi che può simulare una qualsiasi pioggia o una qualsiasi incidente che può avvenire durante un'escursione nella vita di tutti i giorni, non l'ha minimamente danneggiata. Infatti vediamo che la luce funziona, la griera continua a lavorare tranquillamente, quindi diciamo che possiamo dire prova superata, fa quanto dichiarato. Ora andiamo ad asciugarla e controlliamo anche lo sportellino in gomma che copre il connettore di ricarica se ha subito infiltrazioni di qualsiasi tipo. Ora partiamo dal tappo di coda che con questo ring gigantesco non dubito abbia resistito tranquillamente senza nessuna goccia d'acqua all'interno, infatti. Mentre lo sportellino laterale anche qui totalmente asciutto e waterproof, quindi anche qui diciamo prova super superata. Ora che abbiamo sotto mano lo sportellino di ricarica ne approfittiamo per notare la presa di ricarica che ha un connettore USB-C e questo ci consente di arrivare a correnti di carica altissime, sino a oltre 2 A, come vediamo nel grafico, e ad arrivare al completamento dell'intera carica in circa 2 ore e 23 minuti, di cui nei primi 43 minuti circa abbiamo una carica costante intorno ai 2 A, che quindi fa il grosso della carica, lo fa in questi 43 minuti, e poi va a fare una carica di rifinitura sino alle 2 ore e 23, con cui poi si interromperà il processo. Notiamo anche questo piccolo LED colorato che durante i primi secondi dall'accensione ci dà un'indicazione sullo stato di carica, diventando verde la batteria completamente carica e poi arrivare sino al colore rosso quando la batteria appunto si sta per scaricare. Per quanto riguarda l'intensità e la durata, le varie modalità di funzionamento, vediamo che in modalità turbo arriviamo a circa 1600 lumen di picco durante i primi secondi, per poi decrescere repentinamente intorno ai 700 lumen e andando via via a diminuire sino ad arrivare alle 2 ore e 47 minuti, dopo delle quali si spegnerà. In questo caso la temperatura ha raggiunto oltre i 50 gradi e questo appunto ci fa notare come il driver non sia dei migliori. Infatti, come vediamo dal grafico, l'intensità luminosa andrà via via decrescendo con il riscaricarsi della batteria. I driver più aggiornati invece, come quello presenti per esempio sulle Olight o anche sulle Wuben, mantengono l'intensità luminosa costante andando a decrescere in una sola volta con un gradino all'intensità sottostante in caso debbano depotenziare sia per motivi di temperatura che per motivi di scarica della batteria. In questo caso non notiamo nessuna protezione particolare in quanto a temperatura e ritengo che la temperatura sia limitata
esclusivamente dalla potenza della torcia, che non ne fa raggiungere più di 50 gradi. Infatti in altre torce è proprio palese come arrivata a una certa temperatura l'intensità diminuisca drasticamente. In modalità high vediamo un picco di 660 lumen nei primi secondi, che va anch'esso a decrescere per andare a spegnersi dopo 3 ore e 7 minuti. In modalità medium abbiamo un'intensità iniziale di circa 125 lumen che va via via decrescendo, come abbiamo visto nelle altre prove, per spegnersi intorno alle 16 ore e 26 minuti. Quindi già questa intensità è veramente molto duratura. La modalità low ha un'intensità molto bassa, intorno ai 10 lumen, ma una durata estrema. Infatti, come vediamo dal grafico, io ho interrotto la prova dopo 1 giorno e 17 ore. Ritengo che la durata sia perfetta così. Non aveva senso andare a misurare ogni singolo secondo intera durata, perché magari la prova avrebbe richiesto dei giorni interi. Quindi siamo arrivati alla fine della nostra recensione e ci interrompiamo qui. La prova sul campo la vedremo in un prossimo video che rilascerò domani o dopo, in cui vedremo un po' come si comporta di notte dal vivo in tutte le sue modalità. Quindi, riassumendo, possiamo dire che questa torcia è una torcia ideale per le emergenze, una delle torce più complete che mi è capitato di vedere ultimamente, e che è la torcia da tenere sempre in macchina, secondo me. Magari è un po' troppo voluminosa ed ingombrante per un everyday carry, ma diciamo che per questi pochi grammi o questi pochi centimetri in più che ha rispetto a altre torce everyday carry offre un immenso ventaglio di possibilità che le altre torce non hanno. E non dimentichiamoci che forse è una delle poche torce che mi è capitato di recensire con una luce che ha una resa cromatica così alta, quindi diciamo che è la luce ideale da avere sempre con sé. Quindi se è un po' scomoda per averla in tasca, tenetela sempre in macchina. Io la classificherei come la migliore luce per le emergenze che ho provato finora. Mi raccomando, un bel like, un commentino se voleste cambiare qualcosa, avete qualche commento sulle luci. Ciao!